Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ho fatto un piccolo errore. Quell'errore mi ha portata nel posto sbagliato. Era il mio primo giorno a Milano. Sono salita su un taxi. Ho provato a dire una semplice parola in italiano. Ma il tassista non mi ha capito. Ha pensato che avessi detto un'altra parola. Ha riso e io mi sono sentita molto in imbarazzo. Cosa faresti se una sola parola italiana pronunciata male ti portasse nella strada sbagliata di una città nuova? Questa è la mia storia di viaggio. Mi chiamo Leila, ho 26 anni, vengo dall'Inghilterra, amo viaggiare, mi piace vedere posti nuovi, camminare per strade nuove e provare cibi nuovi. Questo viaggio era speciale per me. Era la mia prima volta a Milano, una bellissima città in Italia. Ero molto emozionata. Volevo scattare fotografie, volevo assaggiare il cibo italiano, volevo vedere le strade antiche e volevo anche praticare un po' di italiano. Il mio italiano non è perfetto, sto ancora imparando. A volte pronuncio le parole nel modo sbagliato, ma faccio del mio meglio ogni giorno. Se ti piacciono le storie semplici per imparare l'italiano, iscriviti a Italiano Tales. Condividi questa storia con i tuoi amici e scrivi nei commenti un errore divertente che hai fatto durante un viaggio. Il mio viaggio è iniziato presto al mattino. Il mio volo era molto presto, quindi non ho dormito molto. Ho preparato la valigia, controllato il passaporto molte volte e sono andata all'aeroporto. L'aeroporto era affollato, c'erano molte persone. Alcune persone aspettavano in fila, alcune bevevano un caffè, altre correvano verso il loro gate. Ho dato il mio passaporto alla donna al banco. Lei ha sorriso e mi ha dato il biglietto. Poi ho trovato il mio gate e mi sono seduta. Dopo un po' sono salita sull'aereo. Mi sono seduta vicino al finestrino. Ho guardato fuori e ho sorriso. Mi sentivo felice. Ero pronta per un posto nuovo. Il volo non è stato molto lungo. Ho dormito un po'. Ho guardato le nuvole. Poi, dopo qualche tempo, l'aereo è atterrato. Sono arrivata a Milano. Ho preso la mia valigia e sono uscita. Ho seguito gli altri passeggeri. Ho visto molti cartelli. Alcuni erano in inglese, altri erano in italiano. Ero stanca, ma anche emozionata. Fuori dall'aeroporto ho visto molti taxi. Ho guardato il telefono. Avevo l'indirizzo della mia stanza. Non avevo prenotato un grande hotel. Avevo prenotato una piccola stanza vicino a una via commerciale. Un tassista si è avvicinato e ha detto: «Taxi?» Gli ho mostrato l'indirizzo sul telefono. Lui lo ha guardato, ha sorriso e ha detto: «Va bene, andiamo». Sono salita sul taxi. Dentro faceva caldo. Ho messo la valigia accanto a me. Il tassista ha acceso il motore e mi ha guardata nello specchietto. «Prima volta a Milano?» ha chiesto. Ho sorriso e ho detto: «Sì,
Di dove sei? Dell'Inghilterra, ho risposto. Lui ha sorriso. Benvenuta a Milano. Grazie, ho detto. Poi ho provato a dire una frase in italiano. La stazione, per favore, ho detto. Volevo dire la stazione, per favore. Ma la mia pronuncia non era molto chiara. Il tassista sembrava confuso. Mi ha guardata di nuovo nello specchietto. La stagione? Ha chiesto. Non capivo. Ha riso e ha detto in inglese: Season? Vuoi la stagione? Il mio viso è diventato rosso. No, no, ho detto in fretta. La stazione, station, la stazione ferroviaria. Ha riso di nuovo. Ah, la stazione, non la stagione. Anch'io ho riso, ma mi sentivo un po' in imbarazzo. In italiano la stazione significa la stazione, ma la stagione significa la stagione. Un piccolo suono ha fatto una grande differenza. Il tassista sorrise e disse: È un errore divertente, non preoccuparti. L'auto attraversava la città. Guardavo fuori dal finestrino. Milano sembrava bellissima. Vedevo edifici antichi, strade pulite, piccoli caffè e persone che camminavano con borse e caffè in mano. Volevo fare una foto, ma la batteria del mio telefono era quasi scarica. 5%, poi 3%. Aprì la mappa per controllare la posizione. Eravamo vicini, ma all'improvviso lo schermo diventò nero. Il mio telefono si spense. Adesso non avevo più la mappa. Il tassista chiese: È questa la strada giusta? Mi guardai intorno. Vidi piccoli negozi e vecchie porte, ma non vidi il mio alloggio. Non lo so, dissi. Il mio telefono è spento. Il tassista fermò l'auto. Chiese aiuto a un uomo che passava per strada. L'uomo guardò l'indirizzo e indicò dietro di noi. No, disse, è nella strada accanto, stesso numero. Il tassista mi sorrise. Non preoccuparti, lo troveremo. Ripartimmo attraverso le piccole strade. C'erano molte svolte. Dopo qualche minuto si fermò. Eccoci, disse. Guardai l'edificio. Non ne ero sicura. Non c'era nessuna insegna chiara. È sicuro? Chiesi. Sì, rispose. Così scesi dall'auto, lo pagai e presi la mia valigia. Poi il taxi ripartì. Ero sola. Il mio telefono era spento e non ero sicura che fosse il posto giusto. Mi sedetti sui gradini dell'edificio e feci un respiro profondo. Resta calma, mi dissi. Dopo qualche minuto, una donna passò di lì. Le mostrai l'indirizzo su un piccolo foglio che avevo stampato prima del viaggio. Lei lo guardò e disse: No, non è questo edificio. La strada accanto ha lo stesso numero. Grazie, dissi. Presi la valigia e camminai lentamente verso la strada successiva. Controllai i numeri degli edifici uno per uno.
poi lo vidi. Una porta marrone, lo stesso numero, lo stesso piccolo balcone della foto. Era il posto giusto. Sorrisi e suonai il campanello. Un uomo aprì la porta. «Sei Leila?» chiese. «Sì», risposi. Lui sorrise. «Benvenuta, sei arrivata». Entrai. La stanza era piccola ma pulita e accogliente. C'erano un letto, una sedia e una piccola finestra. Mi sedetti sul letto e appoggiai la valigia sul pavimento. Ero molto stanca, volevo dormire, ma volevo anche ridere. Un piccolo errore in italiano aveva reso il mio primo giorno a Milano molto lungo. Volevo dire la stazione, ma lui aveva capito la stagione. Io volevo la stazione. Lui pensava che stessi parlando della stagione. Per questo motivo mi sono sentita in imbarazzo. Ho riso con il tassista. Sono finita nella strada sbagliata e mi sono ritrovata da sola in una città nuova con il telefono scarico. Ma alla fine ho trovato la mia stanza. Ero al sicuro. Sono rimasta calma, ho chiesto aiuto e adesso ho una divertente storia di viaggio. Non dimenticherò mai il mio primo giorno a Milano. Chiusi gli occhi e mi sdraiai sul letto. Le mie gambe erano stanche, le mie braccia erano stanche, anche la mia mente era stanca. Volevo dormire, ma non riuscii ad addormentarmi subito. La mia testa era ancora piena di pensieri sul viaggio in taxi. Continuavo a pensare alla faccia del tassista quando dissi «La stazione». Lui sentì «La stagione». Io volevo la stazione. Lui pensava che stessi parlando della stagione. Adesso mi sembrava divertente, ma nel taxi non era stato divertente. Mi sentivo in imbarazzo. Pensavo, forse il mio italiano è davvero pessimo. Ma ora ero al sicuro. Ero nella stanza giusta. Mi guardai intorno. La stanza era piccola ma carina. C'erano un letto, una sedia, un tavolino, uno specchio e una finestra. La stanza era silenziosa. Mi sentivo meglio. Trovai il caricabatterie nella valigia e collegai il telefono. Dopo qualche minuto lo schermo si accese. Controllai la mappa, sorrisi. Ero nella zona giusta. C'erano negozi nelle vicinanze. C'erano posti dove mangiare. Non ero lontana dal centro della città. Guardai fuori dalla finestra. Vidi persone che camminavano per strada. Alcune erano sole, altre erano con gli amici, alcune avevano dei cani. Ero stanca, ma non volevo restare in casa tutto il giorno. Era il mio primo giorno a Milano. Volevo vedere la città. Così bevvi un po' d'acqua, mi cambiai, presi la mia piccola borsa e uscii. Il pomeriggio era soleggiato, gli edifici erano alti e di colore marrone chiaro. Alcune finestre avevano dei fiori, le porte erano antiche e bellissime, il cielo
era ancora azzurro. Camminai lentamente seguendo la mappa. Dopo circa 10 minuti trovai un piccolo caffè. Le persone erano sedute fuori. Alcune bevevano caffè, alcune mangiavano un gelato, altre parlavano a bassa voce. Mi sedetti a un tavolo. Una donna si avvicinò con un sorriso. Mi disse qualcosa in italiano. Sorrisi e dissi: «Mi scusi, parlo un po' di italiano». Lei annuì gentilmente. Volevo provare una frase semplice. «Un tè, per favore», dissi. Lei sorrise e rispose: «Certo». Mi sentii orgogliosa. Questa volta il mio italiano aveva funzionato. Mentre aspettavo, guardavo intorno a me. Un ragazzo passò in bicicletta. Un anziano leggeva un giornale. 2 ragazze ridevano insieme. Un piccolo cane dormiva sotto una sedia. Il tè arrivò in una tazza bianca. Era caldo e aveva un buon profumo. La tenni tra le mani e mi sentii tranquilla. Poi aprii l'app delle note sul telefono e scrissi: «Primo giorno a Milano. Mi sono persa». Ho pronunciato male la stazione. Il tassista ha sentito la stagione. Ho trovato la stanza. Adesso va tutto bene. Sorrisi. Dopo il tè continuai a camminare. Andai in una via dello shopping. C'erano grandi negozi illuminati. Alcuni vendevano vestiti, altri scarpe, altri ancora libri e occhiali. Non comprai nulla. Mi limitai a guardare. Mi piaceva ascoltare le persone. Alcune parlavano inglese, altre parlavano italiano. Non capivo tutto, ma ero felice di ascoltare. Più tardi entrai in un piccolo negozio per comprare dell'acqua. La donna alla cassa disse qualcosa molto velocemente. Non capii, così sorrisi e dissi: «Scusi?» Lei indicò lo schermo. Vidi il prezzo, le diedi i soldi. Poi dissi: «Grazie». Lei sorrise. Quella piccola parola mi rese felice. Nel tardo pomeriggio tornai verso la mia stanza. Il sole era più basso. Le strade erano più affollate, le persone tornavano dal lavoro. Alcune portavano sacchetti della spesa, altre parlavano al telefono. Mi guardavo intorno con attenzione perché non volevo perdermi di nuovo. Controllai la mappa. Vidi la mia strada, svoltai a sinistra. Poi vidi la porta marrone. Sorrisi. L'avevo trovata. Salii le scale e aprii la porta della mia stanza. Mi sedetti sul letto e mi tolsi le scarpe. C'era un messaggio della mia amica Sara. Aveva scritto: «Sei arrivata?» Le inviai una foto e scrissi: «Sì, mi sono persa. È una storia divertente. Te la racconterò più tardi». Lei mi mandò un emoji che rideva. Mi sentivo bene. Poi cercai online la stazione e la stagione. Volevo sentire la differenza. Ascoltai con attenzione. La stazione. La stagione. Erano diverse, ma per una principiante sembravano molto simili. Le ripetei lentamente.
la stazione, la stagione, la stazione, la stagione. Poi ricominciai a ridere. Adesso capivo perché il tassista aveva riso. Avevo commesso un errore, ma avevo imparato qualcosa. Trovai anche altre parole italiane che si assomigliavano nel suono. Le ascoltai e le ripetei. Volevo migliorare. Sapevo che imparare una lingua non è facile, richiede tempo, richiede pratica. Poi mi tornò in mente la faccia del tassista. La stagione? Aveva chiesto. Scoppiai a ridere da sola nella mia stanza. Quel momento era divertente ma anche importante. Ero in una città nuova, parlavo una lingua nuova. Avevo commesso un errore, ma ero stata coraggiosa. Prima che facesse buio, decisi di uscire ancora una volta. Vicino alla mia strada c'era una piccola piazza. Le persone erano sedute a parlare. Un uomo suonava la chitarra, una bambina ballava e i suoi genitori applaudivano. Il cielo era arancione e rosa. Mi sedetti su una panchina e sorrisi. L'errore con il taxi non mi sembrava più qualcosa di brutto, mi sembrava parte del viaggio. Adesso era un bel ricordo. Rimasi nella piazza per molto tempo. Poi tornai verso casa. Il cielo era scuro. I lampioni erano accesi. L'aria era fresca. Non avevo paura. Ricordavo la strada. Ricordavo la porta marrone. Ricordavo il piccolo negozio vicino all'angolo. Trovai la mia stanza senza difficoltà. Mi sdraiai di nuovo sul letto. La stanza era accogliente. Il mio corpo era stanco, ma il mio cuore era leggero. Ripensai alla mia giornata. Avevo viaggiato da sola. Ero arrivata a Milano. Avevo fatto un errore in italiano. Mi ero sentita in imbarazzo. Il mio telefono si era spento. Ero finita nella strada sbagliata. Ma ero rimasta calma. Avevo chiesto aiuto. Avevo trovato la mia stanza. Avevo bevuto un tè. Avevo camminato per la città. Avevo ascoltato parole italiane e non mi ero arresa. Spensi la luce e chiusi gli occhi. Domani andrò al museo. Proverò nuovi cibi. Farò altre fotografie. Ascolterò ancora più italiano e mi ricorderò di questo. Gli errori vanno bene. Gli errori fanno parte del viaggio. Gli errori fanno parte dell'apprendimento e a volte gli errori sono anche divertenti. La mattina seguente mi svegliai presto. Il sole entrava dalla finestra. La luce illuminava il pavimento. Mi misi a sedere e sorrisi. Non ero più stanca. Mi sentivo bene. Ero pronta per un nuovo giorno a Milano. Aprii la finestra. La strada era tranquilla. Sentivo gli uccelli cantare. Sentivo una bicicletta che passava lentamente sulla strada. L'aria del mattino era fresca. Mi lavai il viso, mi vestii, preparai la mia piccola borsa. Ci misi il telefono, il portafoglio, la bottiglia d'acqua e il caricabatterie.
Quel giorno volevo uscire di nuovo, volevo camminare, volevo fare fotografie e volevo praticare un po' di italiano. Avevo un programma semplice per la giornata. Per prima cosa volevo visitare la grande chiesa della città. Avevo visto delle foto online, sembrava bellissima. Il nome era difficile da pronunciare per me, ma la mappa mi aiutava. Seguii la linea blu sul telefono. La chiesa non era molto lontana, così camminai lentamente. Volevo godermi la città. Vidi una donna che dipingeva per strada. Vidi un uomo che vendeva frutta. Mi sorrise e disse: «Buongiorno». Gli sorrisi e risposi: «Buongiorno». Mi sentii felice. Una semplice parola italiana e, questa volta, l'avevo pronunciata bene. Dopo un po' arrivai alla chiesa. Era enorme e bellissima. Le pareti erano di colore chiaro, le finestre erano alte, le porte erano grandi, molte persone erano fuori. Alcune facevano fotografie, alcune camminavano in silenzio, altre semplicemente osservavano l'edificio. Mi fermai davanti alla chiesa e sorrisi. Era ancora più bella delle fotografie. Camminai lentamente tutto intorno. Feci molte foto. Poi mi sedetti sui gradini e bevvi un po' d'acqua. Il cielo era azzurro. Il sole splendeva forte. Mi sentivo tranquilla. Dopo la visita alla chiesa andai al mercato. Era un mercato all'aperto. Le persone vendevano cibo, vestiti, borse, cappelli e piccoli regali. Un uomo aveva molti cappelli esposti su un tavolo. Mi fermai a guardarli. Lui sorrise e disse: «Ti piace?» Non capii tutto, ma immaginai che mi stesse chiedendo se mi piaceva. Sorrisi e risposi: «Sì, è bello». Lui mi porse il cappello e disse: «Prova». Lo indossai. Lui sorrise e disse: «Perfetto». Scoppiai a ridere. Poi chiesi: «Quanto costa?» Mi mostrò il prezzo con le dita. Lo pagai e lui mise il cappello in una piccola borsa. «Grazie», dissi. «Prego», rispose. Mi allontanai sentendomi di nuovo orgogliosa. Dopodiché camminai per alcune strade che non conoscevo. Seguii i cartelli e osservai le persone. Non avevo paura. Volevo scoprire qualcosa di nuovo. Poi un uomo per strada mi guardò e sorrise. Si avvicinò. «Hello», disse. Gli sorrisi educatamente. «Hello. Sei di queste parti?» chiese. «No», risposi. «Sono in visita». «Di dove sei?» «Inghilterra», risposi. Lui sorrise e disse: «Posso mostrarti un bel posto». Non mi sentivo a mio agio. Sorrisi, ma feci un passo indietro. «No, grazie», dissi. «Va tutto bene». Lui si avvicinò un po'. «Andiamo, è un bel posto». Scossi la testa. «No, grazie», ripetei. Poi mi girai e me ne andai. Non corsi, ma camminai velocemente. Aprii la mappa
e cercai una strada più grande dove c'erano più persone. Dopo qualche minuto mi sentii meglio. Camminai fino a un piccolo parco. Era tranquillo, c'erano alberi, erba e panchine. Una donna leggeva un libro. Un ragazzo giocava con una palla. Un anziano dava da mangiare agli uccelli. Mi sedetti sotto un albero e bevvi un po' d'acqua. Pensai all'uomo che avevo incontrato per strada. Non ero arrabbiata, ma sapevo che dovevo stare attenta. È bello essere gentili, ma è anche importante essere prudenti. Ero orgogliosa di me stessa. Ero rimasta calma. Avevo detto no con chiarezza. E me ne ero andata. Dopo il parco andai in un piccolo ristorante, trovai un tavolo all'aperto, guardai il menù. Alcune parole erano in italiano, altre avevano la traduzione in inglese. Scelsi un piatto di pasta e dell'acqua. Una giovane donna venne a prendere l'ordinazione. «Sei pronta?» chiese. Immaginai che mi stesse chiedendo se fossi pronta per ordinare. Sorrisi e dissi: «Sì, pasta e acqua, per favore». Lei scrisse l'ordine e sorrise. Mentre aspettavo, ripensai al mio primo giorno. Avevo fatto un errore divertente. Volevo dire la stazione, ma il tassista aveva sentito la stagione. Io volevo la stazione. Lui pensava che stessi parlando della stagione. All'inizio mi ero sentita in imbarazzo, ma ormai era soltanto una storia divertente. Le lingue non sono sempre facili, ma gli errori ci aiutano a imparare. Arrivò il mio piatto. Aveva un profumo delizioso. Ne assaggiai un boccone. Era davvero buono. Mangiai lentamente e osservai le persone che passavano. Una bambina camminava con sua madre. Aveva dei fiori in mano. Mi sorrise e io le sorrisi. Il mondo mi sembrava gentile. Dopo pranzo tornai verso la mia stanza. Non avevo più bisogno della mappa così spesso. Ricordavo le strade. Svoltai vicino all'edificio rosso. Passai davanti alla porta blu. Vidi l'albero alto. Poi trovai la mia strada. Trovai la mia porta marrone. Sorrisi. Mi sentivo forte, mi sentivo sicura. Salii le scale ed entrai nella mia stanza. Mi sedetti sul letto e guardai le mie fotografie. Ne avevo molte ormai. La chiesa, il mercato, il parco e il cibo. In una foto il mio viso sembrava piccolo, ma felice. Mandai un messaggio alla mia amica Sara. Oggi è andata meglio, nessun errore con il taxi. Ho camminato, ho mangiato pasta e ho praticato l'italiano. Lei rispose: «Bene, mandami le foto». Sorrisi. Più tardi aprì un video sulla pronuncia italiana. Ascoltai ancora una volta. La stazione. La stagione. Ripetei le parole lentamente. Poi risi. Non dimenticherò mai più quelle parole. Questo viaggio mi ha insegnato qualcosa di importante. Ho imparato a viaggiare da sola. Ho imparato a restare calma.
ho imparato a dire no e ho imparato a parlare anche quando commetto degli errori. Questa è stata la mia storia. Un piccolo errore mi ha fatto sentire in imbarazzo, ma più tardi mi ha fatta sentire forte. Ora posso ridere. Ora posso sorridere e ora posso dire questo. I piccoli errori non sono la fine, sono l'inizio dell'apprendimento di qualcosa di nuovo. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se sei arrivato fino alla fine, ti ringrazio davvero. La storia di Leila ci insegna una cosa semplice. Gli errori non sono la fine. A volte gli errori ci aiutano a imparare, a crescere e a diventare più sicuri di noi stessi. Ora ho un piccolo esercizio per te. Le parole italiane di oggi sono la stazione e la stagione. Scrivi una frase semplice nei commenti usando la stazione. Per esempio, voglio andare alla stazione. Oppure, la stazione è vicino al mio hotel. E dimmi anche, hai mai fatto un errore divertente durante un viaggio? Sì o no? Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre storie semplici in italiano. Continua ad ascoltare, continua a praticare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.